Oggi, con i miei, vi porto in una città famosa per la sua iniziale. Oggi lasciamo il lago e ci inoltriamo nelle montagne dell'Ossola. Il mercatino, che è la nostra destinazione, è uno dei nostri preferiti, così, se vi interessa, possiamo portarvi altre volte. La catena è un franchising e probabilmente già la conoscete. Questo è un negozio dell'usato, non è un mercatino di piazza come gli altri, ci si trova davvero di tutto, a partire naturalmente da vestiti, abbigliamento. Non la tua mamma. Ci sarai con la voce. Questa parte la passiamo sempre un po' veloce, è mia sorella quella più appassionata, ma qui abbiamo già trovato qualcosa di interessante. Una scatola di perline è sempre interessante e ci sono anche un sacco di cosine della merceria, ferri, fili. Naturalmente io sto doppiando il video in un secondo momento, quindi in realtà sentirete anche l'audio originale di me e mia mamma che chiacchieriamo. Però carino. Intanto la nostra esplorazione continua, qua ci sono sempre un sacco di cose da guardare. I bottoni mi chiamano, non c'è niente da fare, questo sacchetto è interessantissimo. Naturalmente c'è tutta la parte dei vestiti, però a me attirano poco. Aspetterò la volta che vengo con mia sorella per farvi vedere anche questi perché lei è più brava in questo campo di me. Stoffe e patchwork invece sono decisamente il regno della mia mamma. Questo è un boutique ed è francese. Chissà se verrà a casa con noi, per ora ci pensiamo. È francese? Cosa viene? La parte dove io mi diverto invece sono ciotole, tazze, piatti, bicchieri, questo è il mio mondo. Allora, qui si può trovare davvero di tutto, bisogna solo avere la pazienza di guardare con grande calma perché di oggetti ce n'è tantissimi. Queste due ciotole hanno il disegno laveno, è inconfondibile. Da noi è particolarmente apprezzato come marchio, fa parte della nostra storia. Questa è sbeccata, ma ha comunque il suo perché. Allora, quando io guardo le cose nei mercatini mi confondo. Aver notato le ciotole mi ha permesso di notare poi questo portasale. Io ho un debole per i portasale, non c'è niente da fare. Vabbè, anche le teiere hanno sempre il loro perché, ma adesso la mia collezione comincia a essere un po' troppo ricca. Oggi siamo fortunati, c'è poca gente, riusciamo a guardare tutto con calma senza intralciarci. Questo piattino mi piace, ma è una cosa più recente. Le cornici ce ne sono un sacco, ma ecco, di queste in questo momento non ho proprio bisogno. Ecco, questi hanno chiamato il mio sguardo. I portacandele mi attirano sempre tantissimo. Poi ci sono un sacco di cose che mi piacciono, ma non è detto che verranno a casa con me, ma loro mi hanno attirata. Come queste tazzine, sono molto belle. Eccolo, l'ho trovato un altro portasale, non c'è niente da fare, mi chiamano quando ci sono. Poi ce l'ho, non ne comprerò un altro, però è bello. Guarda questo. Siamo nella parte del metallo. Qui c'è rame, peltro, È strana la forma. accessori o soprammobili e ovviamente di nuovo dei portacandele. Le casette sono uno dei miei punti deboli e questa è proprio bella. Tanto che vi faccio vedere
questa carrellata di oggetti. Vi lascio in descrizione, ve lo dico, vi lascio in descrizione i link ai social del negozio. Sono simpaticissimi, fanno sempre un sacco di video carini, quindi mi raccomando, poi andate a fare un giro anche sui loro social. Questo è un portafiammiferi, mi piace parecchio, ma non è uno dei miei oggetti che colleziono ancora, per fortuna. Qua sono poco competente. Si può trovare proprio di tutto a cercare. Scatolette, la Lazzaroni fa gli amaretti di Saronno, questa è carina. Ce n'è sia di più recenti che di davvero vecchie. Guardare un po'. Allora, va detto che queste mi tentano sempre tanto, ma in questo momento sto mettendo in ordine il laboratorio e non ho veramente spazio per niente, quindi riesco a trattenermi parecchio. E vabbè, poi a tradimento arriva lei, sembra che sia qua ad aspettare me, ma in realtà ne ho già 2 a casa, quindi per questa volta devo passare la mano, anche se è davvero bellissima. Bella però. In questa parte del negozio si trovano per lo più attrezzi, mobili, cose più grosse, è la parte con gli oggetti un po' più ingombranti. Con tutto che a me piace frugare anche fra i vecchi ferri, si trova sempre qualcosa di interessante. Queste sono fontane, d'accordo? Io e mio marito abbiamo idee discordanti, ma io ho filmato delle fontane. Questo invece l'ho scoperto dopo, cos'era? L'ho filmato e poi l'ho cercato. È un contenitore per sviluppare i rullini della Kodak. Avrei potuto farci un pensiero, onestamente è interessante, però appunto continuo a non avere spazio in questo momento. Un po' di decoupage che non manca mai. Ecco, questo ha proprio attirato la mia attenzione. Ho tirato a indovinare sul fatto che fosse un accessorio per fare i ghiaccioli, poi per fortuna l'etichetta me l'ha confermato. Mi piace cercare di capire cosa sono le cose che trovo. Anche questi stampi mi piacciono, mi piace questo con l'aragosta, però di nuovo ne ho già un sacco, alcune cose ogni tanto devo lasciarle qua perché non ho proprio lo spazio per metterle a casa. Questo è un altro posto dove è divertente cercare. Un altro dei miei punti deboli sono le lampade a olio. Queste sono proprio belle e sono anche vecchiotte come questo lampadario. Mi piace, lo guardo già da un po', ma non ho un punto dove metterlo in casa. Di punti deboli ne ho tanti, va detto, i cestini sono un altro di questi. Questo servizio da consommé mi piace tantissimo, ma devo confessare di non aver mai preparato un consommé, quindi per ora direi che nel mio caso è superfluo. Invece una cosa che controllo sempre con attenzione sono i bicchieri, perché sono alla ricerca di quelli alsaziani con il gambo verde sottile, quindi un'occhiata la do sempre, non si sa mai. Oggi è la giornata del vetro e del cristallo, sono belli, cioè ci sono un sacco di cosine interessanti.
Anche questi piatti blu mi piacciono molto, compreso anche l'espositore, ma non ho lo spazio per appenderli e quindi anche loro oggi restano qui. Un po' di tazze del Mulino Bianco, queste hanno un tocco molto vintage. E poi vabbè, quelle con la stampa blu trovo che siano sempre belle. Ecco, questo servizio da tè piaceva un sacco alla mia mamma, in realtà non l'abbiamo preso, poi ho scoperto che è di una ditta spagnola che serve la ristorazione e gli alberghi, erano proprio carine. 4 euro. Oh, ecco, questo ve lo faccio vedere, non perché lo voglio prendere, ma perché ce l'ho già a casa uguale. Dici? Fa parte della mia raccolta di brocche per il whisky. Ho moltissime raccolte. Questa è interessante. A casa ho dei tappi e lei non ce l'ha, però non credo di volerla portare a casa. Mi piacciono molto anche questi quadretti. Qui ci sono anche le cose un po' più ricercate, un po' più preziose. Non vado neanche vicino perché mi sento sempre un po' goffa. La parte dei libri di solito è quella che controlla mio padre. Qui c'è anche un po' di Natale che ancora non è stato ritirato. I giocattoli invece sono un'altra cosa che io controllo con un po' d'attenzione, trovo sempre delle cose interessanti. Con le bambole ho un rapporto difficile, a volte le trovo più che altro un po' inquietanti, però ce ne sono di belle, eh? Questo è chiaramente un momento vintage. Questa è una zona dove si possono trovare i candidati per il mio progetto Orsetti Smarriti. Oggi non è andata bene, però un'occhiata bisogna darla. Ad esempio, la pigotta, poverina, non posso proprio lasciarla lì sotto. È un progetto splendido quello delle pigotte e ne possiedo alcune meravigliose. Ma oggi niente orsetti. Questo cagnolino però è simpatico da matti. Direttamente dagli anni 70, direi. Questo quadro con le rose lo adoro, con tutto che a me attirano sempre le casette. Questo è un quadro tipico di Rio de Janeiro. Questo invece pizzo e fiori secchi. È il momento di salutarci, stiamo lasciando il mercatino, ma l'ultimo cesto ovviamente ci saluta con dei fili. Va detto che doveva esserci una scena nella quale io uscivo dal mercatino e vi mostravo il sacchetto con i miei acquisti. Ho sbagliato e ho ripreso un bel pezzo di asfalto andando verso la macchina, quindi pazienza. Il fatto che io abbia il sacchetto che vi ho mostrato in quella che doveva essere la scena precedente e invece che voi non avete visto, dovete portare pazienza e vabbè, è andata così. Vi mostro gli acquisti di oggi perché questa volta il pezzo lo giro subito. Il giro è stato comunque intenso, ma ho ancora le energie. Allora, in realtà sono un pezzo mio e un pezzo della mia mamma. Ho preso davvero poco, ma non perché non ci fossero cose belle, ma perché sto mettendo in ordine il laboratorio.
non riesco a buttare via niente, non ci sta più nulla e quindi devo davvero selezionare i pezzi migliori. Ma uno della mia mamma e uno mio, adesso vi mostro che cosa abbiamo portato a casa. Comincio con quello della mia mamma perché per il mio voglio anche provarlo subito e quindi ci vorrà un attimo di tempo. Lei ha trovato questa meravigliosa, sarebbe una portamiele, verrà usato come zuccheriera. Non abbiamo ancora tolto, proprio imballati così in negozio e così vi mostro a voi e io trovo che sia proprio carina. È in vetro, è trasparente, ha una bella pina sul coperchio e tutto il barattolo è decorato come se fosse il reticolato dell'arnia. E questo è quello che ha scelto la mia mamma. Quello che ho scelto io invece, secondo me potete indovinarlo. Si è visto in una delle riprese, è uno dei miei punti deboli, è una casetta e adesso vi faccio vedere il trucco segreto. Mi spiace solo, l'ho visto in realtà riguardando il video, l'ho notato che le manca una parte della smaltatura qua, ma cercherò di rimediare e comunque alla peggio la posso lasciare girata su uno degli altri lati. Scusate, tolgo solo l'etichetta, ma questa è una casetta all'interno della quale si può mettere la lucina. Oppure, il motivo per cui l'ho presa io, è che ci si può mettere un iconetto di incenso e adesso voglio provarla con voi. Sì, poverina, qualche colpo l'ha presa, l'ha preso, qualche segno ce l'ha, però conto di poter recuperare. Allora, io ho messo dentro un tappo delle bottiglie perché non voglio che l'incenso, il conetto annerisca la base, potrebbe farlo. Di solito nelle confezioni c'è dentro il supporto apposta, ma in questo momento non ce l'ho qui con me. Secondo me, se i miei piani funzionano, il fumo uscirà dal camino e adesso vediamo. Ta-da! Funziona, la adoro. E niente, per oggi finisce il mio giro. Ribadisco, un bottino più contenuto del solito, ma solo perché in questo momento devo riprendere il controllo dei miei spazi. Di cose interessanti ce n'erano tante, spero che ne abbiate viste anche voi e spero che questa misura di video vi piaccia e che vi interessi venire con me anche nei prossimi mercatini.